Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, oggi ci approcciamo a fare un'esposizione importante e un video che ho messo tanto a preparare, probabilmente per ordinare le idee e esporvele nel modo più chiaro e semplice possibile. È il succo di tantissimi miei studi in tutti questi anni ed è giunto il momento di passarvi queste informazioni che per me sono state dirompenti. Essendo questo un canale al servizio della vera conoscenza, quella che ha liberato me da falsi dogmi, quelle invalidanti credenze che veramente non ti fanno andare avanti, ecco. Quindi oggi voglio parlarvi di una delle chiavi di volta della mia vita, che è arrivata proprio, come vi stavo dicendo prima, grazie ad approfonditi studi che mi hanno portato ad avere sconcertanti illuminazioni. Per secoli e secoli noi siamo stati tutti vittime del potere di pochi. E il sistema, i sistemi ci hanno educastrato e resi schiavi di noi stessi. Basti pensare che lo studio e la conoscenza erano banditi fino a qualche secolo fa, proprio perché le persone non dovevano sapere, ok? Non dovevano sapere. Non dovevano avere minimamente l'ardire di voler conoscere ciò che esisteva oltre a quello che veniva loro impartito dall'alto, ok? Quindi chiunque osava ribellarsi o professare una dottrina diversa da quella che veniva insegnata, veniva bandito, ucciso o messo a rogo. Pensate all'Inquisizione, quali mostruosità ha combinato, ok? È così che non volevano che gli uomini venissero a conoscenza. Ma di cosa? Di cosa? Perché avevano così paura che le persone conoscessero la verità? La verità, appunto. La verità che ciò che veniva insegnato alle persone erano menzogne, per tenerli soggiogati dalla paura e quindi manipolabili. E noi sappiamo oggi, conosciamo oggi le grandi leggi e come funziona la manipolazione, quale potere straordinario ha l'uomo di creazione attraverso i suoi pensieri, attraverso le sue affermazioni, quello che immagina. Sappiamo qual è il potere dell'uomo oggi. Quindi pensate che abomini hanno creato, ok? Ma va bene, perché? Come vedremo anche alla fine di questo esposto, tutto è voluto per una causa ben più alta, a cui la nostra mente non c'è mai potuta arrivare prima, senza la conoscenza. Quindi volevano che le persone venerassero un Dio altro da se stessi, fuori da loro stessi, e che un Dio che giudicasse le loro azioni se non fossero state conformi alla dottrina imposta dall'alto. Ora tutto questo è finito. Ora conosciamo le grandi leggi, quelle che regolano l'intero universo, il potere del verbo. E sappiamo che non c'è altro Dio, io, all'infuori di te. Il Cristo ci ha redento dall'oscurità dell'inconsapevolezza, offrendoci la chiave della liberazione del nostro potere. Io sono la via, la verità, la vita. E l'argomento che andiamo a trattare oggi è forte, toccante, cioè tocca proprio l'inconscio più atavico, e smuove i macigni interiori più grandi.
Allora, iniziamo. Diavolo, Satana, Lucifero. Quanti di noi hanno sempre creduto che fossero la stessa cosa? Beh, sono cose, tra virgolette, completamente diverse. Ma iniziamo ad analizzare etimologicamente le tre parole, perché l'analisi dell'etimologia apre una conoscenza infinita. Allora, diavolo. Diavolo deriva dal verbo greco diaballo, che significa separare, porre frattura, barriera. Una figura che crea, ingannando, ovviamente, una separazione nell'individuo, cioè una figura colui che divide, diaballo, ok? Invece, l'esatto contrario della parola diavolo, e quindi di diaballo, è la parola simbolo, ok? Che letteralmente simbolo significa unire, mettere insieme. Ci siamo? Ok. Ora, Satana deriva dall'ebraico Satan, che significa avversario, ostacolatore. Ok? Satana è quindi un semplice nome comune, attribuibile a qualsiasi individuo che si opponga ad un altro. Mi spiego? Ok. Adesso, Lucifero. Lucifero significa letteralmente portatore di luce, in quanto deriva dall'equivalente latino Lucifer, composto di lux, luce, e ferre, portare. E in ambito sia pagano, no? Le religioni pagane, quelle prima del cristianesimo, quindi in ambito sia pagano che astrologico, questa parola indica la stella del mattino, cioè, qual è la stella del mattino? Il pianeta Venere, che si mostra al crepuscolo ed è identificato con questo nome, Lucifer. Quindi, fra le divinità greche e romane, no? Quelle pagane, quelle che poi il cristianesimo ha bandito, per intenderci, quando è arrivato il cristianesimo, ok, quindi fra le divinità, quindi greche e romane, quelle pagane, il pianeta Venere era identificato nella figura mitologica del dio latino Lucifer e del dio greco Fosforos. È chiaro? Lucifero o Lucifer, dunque, è una divinità della luce e divinità del mattino della mitologia romana, corrispondente invece alla divinità greca Fosforo, chiamata pure torcia dell'aurora. Quindi questo era il nome dato alla stella del mattino. È chiaro? Ok. Ora, Lucifero è dunque un dio della vecchia religione, è un dio. Egli, Lucifero, faceva parte di quelle divinità adorate dai greci e dai romani prima dell'avvento del cristianesimo, che adorava un solo dio. Quindi, nella religione pre-cristiana, cioè prima del cristianesimo, Lucifero era una divinità positiva, venerata insieme a Diana. Chiunque avesse adorato un dio diverso sarebbe dunque stato punito, mi spiego, una volta che arrivava il cristianesimo, arrivò il cristianesimo. Cioè, se tu continuavi ad adorare un dio diverso da quello imposto dal cristianesimo, venivi punito.
Ed è proprio qui che iniziano i problemi. La Chiesa si adoperò nel manipolare le menti e le sorti della gente con la paura, bandendo ogni credo o arte rituale diverso dal suo. Non lo fece soltanto ergendosi quale sola ed unica depositaria della verità, la Chiesa, ma trasformando tutte le divinità pagane, quindi quelle greche e romane, quali nemici avversari della Chiesa. È chiaro? E qual è l'appellativo in greco di avversario? L'abbiamo detto prima. Satan. Quindi tutte le divinità, tutti quelli che adoravano un dio diverso, adoravano Satana. Ma Satana abbiamo detto che non è un nome proprio di persona, è l'avversario. L'avversario della Chiesa era tutto quello che era contro la Chiesa, Satana. Il cristianesimo ha sempre screditato tutto ciò che era pagano per accaparrarsi quanti più fedeli possibili, mi spiego? Quindi attribuiva ai simboli pagani significati negativi. Mi spiego? Questo ovviamente non valeva per tutti i cristiani. Certo, chi andava a detenere poi il potere per suggestionare la massa aveva questo intento. Ok? Ma come in ogni cosa, in ogni comunità c'è sempre positivo e negativo. Questo non vuol dire che tutti screditavano le idee pagane, però quello che abbiamo visto fino ad oggi è proprio perché ha avuto la meglio questa imposizione. Quindi stiamo dicendo che il cristianesimo ha sempre screditato tutto ciò che era pagano per accaparrarsi fedeli e attribuiva ai simboli pagani, quindi le divinità pagane, quelli che adoravano prima, cioè queste persone prima che arrivasse il cristianesimo adoravano degli dei, mi spiego? Ok, e quindi è stata volontà della Chiesa attribuire significati negativi a tutti i simboli pagani. E per farlo la Chiesa utilizzava le figure chiave dei pagani, quelle più importanti, additando come nemiche e nemici, per esempio, le guaritrici conosciute come streghe. Considerate il male. Perché? Perché venivano considerate il male le streghe? Perché utilizzavano il loro potere personale, o per meglio dire la volontà di creazione coscientemente indirizzata verso un obiettivo specifico. E come si chiama questo? Magia. E oggi sappiamo che è l'uomo a creare costantemente tutto quello che ha intorno, coscientemente o in modo inconscio. E siccome dall'alto sapevano che se l'uomo avesse riconosciuto il suo potere avrebbe creato delle realtà a suo favore di successo, indottrinarli ed castrando l'uomo alla paura avrebbero creato delle realtà di schiavitù. Mi spiego? Quindi oggi sappiamo che l'uomo è un mago, crea tutto, di conseguenza educastrandolo a immagini e situazioni di paura e penuria, creerà delle immagini, delle realtà di insuccesso. Invece se non viene educastrato e viene ricondotto al proprio potere personale, crea delle realtà di successo che non facevano gioco a nessuno, di chi governava, mi spiego? E quindi che cosa facevano le streghe? Utilizzavano la parola del verbo, incantesimi, ok? E immaginazione creativa, immaginando quello che volevano che accadesse. E avevano una fede cieca nella legge, non erano come lo siamo stati noi indottrinati dal credere nella nostra mediocrità, ok? E quindi non riuscire a creare consapevolmente la nostra realtà. Non erano ancora viziate dal sistema. E quindi avevano una fede cieca nella legge, ossia nell'io sono, proprio come ce l'abbiamo noi oggi e di cui stiamo facendo esperienza. Perché, ragazze mie, chi deteneva il potere ai vertici, coloro che erano istruiti, sapevano benissimo che ogni uomo ha il potere di creare la sua realtà e che ogni uomo crea sempre la realtà che lo circonda.
e conoscevano il grande potere quindi della mente, il potere creativo della mente, della parola, dell'immaginazione. Quindi se la mente del popolo fosse stata adeguatamente suggestionata dal terrore, avrebbe creato nella mente di ogni persona del popolo immagini di paura e manifestato delle realtà di penuria e paura, delegando totalmente il proprio potere all'esterno, a coloro che governavano, identificandoli quali salvatori. Ok? Quindi il popolo delegava il proprio potere personale innato, il potere di creazione, all'esterno di sé, proprio come era stato educastrato a credere in un Dio altro da se stesso, fuori da se stesso. E in questo modo era vittima della sua stessa incoscienza, inconsapevolezza. E quindi, essendo stati educastrati a credere che esistesse un Dio separato dall'uomo, un Dio che se non avessero seguito la giusta dottrina impartita dall'alto, dal governo, li avrebbe puniti, allora che facevano? Delegavano il loro potere personale a coloro che li governavano al tempo, agli emissari del governo del tempo, proclamandoli loro salvatori, quando erano invece i loro aguzzini. Il diavolo erano loro che educastravano la gente a credere in una realtà divisa da Dio, facendo credere all'uomo che era separato da Dio. Ricordiamo, diavolo viene da diaballo, che significa colui che divide, ingannando. Poi dobbiamo considerare che essendo persone non istruite, il popolo all'epoca erano più ingenue e pure e quindi facilmente manipolabili, ok? Cosa che non erano le streghe. Tutti coloro che erano risvegliati utilizzavano il proprio potere personale, lo sapevano. E adesso faccio una piccola parentesi. La fede nella legge spirituale, ossia nell'assoluta certezza di poter creare tutto ciò che si vuole, prescinde dal tipo di coscienza che opera l'arte magica, ok? Mi spiego meglio. Non conta se agisci per conto del bene o del male, cioè della luce o dell'ombra. Se hai l'assoluta certezza che tu puoi qualsiasi cosa, perché sei un mago, un creatore a prescindere. È come dire, tu hai in dotazione un coltello, quindi hai un'arma. È la tua coscienza che decide, quindi sei tu a decidere se usarlo per tagliare il pane o per uccidere. E questo è un periodo storico in cui l'ombra deve essere totalmente debellata. Perché per centinaia e centinaia e centinaia di anni ha già fatto la sua parte, che è stata funzionale al risveglio. Adesso è la luce che deve avanzare e trionfare su tutto. Perché per secoli e secoli chi ha scelto di servire l'ombra, ottenendo grandissimi risultati, guardiamo dove siamo oggi, adesso è il tempo che coloro i quali lo hanno fatto si confrontino, e sta già accadendo in modi esorbitanti, con le loro opere. E avranno e dovranno bilanciare il loro karma. È chiaro? Ok. Ecco, stavamo dicendo che il cristianesimo usava tutti i simboli chiave contro i pagani, come le streghe, e udite, utilizzò uno di questi dei, si dice dei? Uno di questi dei, utilizzò uno di questi dei, quello che a livello proprio fisionomico era un po' bruttino, poverino,
ok? Che aveva le corna. Il dio cornuto, ok? Così viene chiamato, che accostarono questo dio, poverino, alla figura del demonio, che ovviamente non è assolutamente vero. Chi è il dio cornuto? Allora, questo dio fu preso di mira dalla Chiesa, che doveva necessariamente avere dei capri espiatori per il suo gioco. Ma il dio cornuto era un dio pagano, venerato dai pagani, era un dio della terra, meglio conosciuto come il dio Pan. Il cristianesimo ha usato il suo aspetto trasformandolo in un essere maligno per dare un'idea alle masse di fedeli di quale figura li avesse attesi all'inferno qualora non si fossero comportati da buoni cristiani. Insomma, il diavolo che ci hanno fatto credere non esiste, non esiste, è chiaro? Ok. Il dio Pan, equivalente di Fauno per la mitologia romana, è una divinità ellenica e il suo nome ha due significati. Il primo deriva dal greco paein, che significa pascolare, e il secondo da pan, che significa tutto, ok? È una divinità ibrida con gambe e corna caprine, con zampe e zoccoli, il busto umano e volto barbuto, che lo rende un po' brutto. Insomma, è un po' inquietante, ecco. Ma nonostante il suo aspetto, il dio Pan è un dio buono e generoso a chiunque chieda il suo aiuto. Pan è un dio solitario e terreno e rappresenta la natura selvaggia, Ama vagare nei boschi mentre suona e danza. Voglio farvi adesso una piccola parentesi sul Pan, sul dio Pan, che è riconducibile agli attacchi di panico, ok? Ecco, gli attacchi di panico sono corrispettivi dell'io più profondo nostro interno, quello che vuole uscire, ok? E quando abbiamo degli attacchi di panico, noi abbiamo paura di farlo uscire, perché temiamo la nostra parte più selvaggia e istintiva, quella vera, quella autentica, che magari è stata repressa per anni e se esce scoppia. Abbiamo paura di quella cosa. Ecco, gli attacchi di panico sono proprio la necessità di guardare questa nostra natura, accoglierla, integrarla, aver fede in quello che ci sta mostrando di noi e iniziare proprio a prenderci confidenza, ok? Ma questa è una piccola parentesi. Quindi, a questo punto abbiamo fatto, io credo, una prima e sostanziale chiarezza. Andiamo adesso ad analizzare ancora di più la figura di Lucifero. Abbiamo detto che Lucifero è colui che porta la luce, ossia, cos'è la luce? La verità, la conoscenza, la via maestra, nell'oscurità dell'incoscienza. E quindi mi sono sempre chiesta, come mai Lucifero, che significa portatore di luce, possa mai essere associato al male? Perché? Come mai? Cioè, l'avversario del bene di cui parla Gesù. Come mai? Che c'entra? Infatti, nei Vangeli non esiste alcun riferimento a questo nome. Nei Vangeli non esiste alcun riferimento a Lucifero. Ok? Ma solo e sempre al diavolo o a Satana. Dunque l'equivoco nasce solo qualche secolo dopo Cristo, quando alcuni padri della Chiesa del tempo, in particolare Origene, nel secondo secolo d.C.,
Nella traduzione della Bibbia in latino, in particolare nel libro di Isaia, capitolo 14, quando Isaia voleva parlare semplicemente della caduta del re di Babilonia e quindi narrare semplicemente di un fatto storico e non di una lotta angelica, mi spiego? Invece fu volutamente o non volutamente, questo non si sa. Fu volutamente, direi a questo punto io, tradotto il contrario. Cioè l'intero testo non è dunque dedicato a Lucifero, ma al re di Babilonia, che si chiamava Nabucodonosor. Adesso vi leggo il passo incriminato. Allora intonerai questa canzone sul re di Babilonia e dirai: ah, come è finito l'aguzzino, è finita l'arroganza. Il Signore ha spezzato la verga degli iniqui, il bastone dei dominatori, di colui che percuoteva i popoli nel suo furore, con colpi senza fine, che dominava con furia le genti, con una tirannia senza respiro. Riposa ora tranquilla tutta la terra, ed erompe in grida di gioia. Persino i cipressi gioiscono riguardo a te. E anche i cedri del Libano, da quando tu sei prostrato, non salgono più i tagliaboschi contro di noi. Gli inferi di sotto si agitano per te, per venirti incontro al tuo arrivo. Per te essi svegliano le ombre, tutti i dominatori della terra, e fanno sorgere dai loro troni tutti i re delle nazioni. Tutti prendono la parola per dirti: anche tu sei stato abbattuto come noi, sei diventato uguale a noi. Negli inferi è precipitato il tuo fasto, la musica delle tue arpe. Sotto di te v'è uno strato di marciume, tua coltre sono i vermi. Come mai sei caduto dal cielo, Lucifero, figlio dell'aurora? Come mai sei stato steso a terra, signore di popoli? Eppure tu pensavi: salirò in cielo sulle stelle di Dio, innalzerò il trono, dimorerò sul monte dell'assemblea, nelle parti più remote del settentrione. Salirò sulle regioni superiori delle nubi, mi farò uguale all'Altissimo. E invece sei stato precipitato negli inferi, nelle profondità dell'abisso. Quanti ti vedono, ti guardano fisso, ti osservano attentamente. È questo l'individuo che sconvolgeva la terra, che faceva tremare i regni, che riduceva il mondo a un deserto, che ne distruggeva le città, che non apriva ai suoi prigionieri la prigione? Tutti i re dei popoli, tutti riposano con onore, ognuno nella sua tomba. Tu, invece, sei stato gettato fuori del tuo sepolcro, come un virgulto spregevole. Sei circondato da uccisi trafitti da spada, come una carogna calpestata. A coloro che sono scesi in una tomba di pietre, tu non sarai unito nella sepoltura, perché hai rovinato il tuo paese, hai assassinato il tuo popolo. Non sarà più nominata la discendenza dell'iniquo. Preparate il massacro dei suoi figli a causa dell'iniquità del loro padre, e non sorgano più a conquistare la terra e a riempire il mondo di rovine. Io insorgerò contro di loro, parola del Signore degli eserciti, sterminerò il nome di Babilonia e il resto, la prole e la stirpe, oracolo del Signore. Questa errata traduzione ha dato il via al caos, perché il senso di ciò che Isaia voleva dire era che un grande re cadde, proprio come se fossero le stelle del cinema, mi spiego? Quindi quel figlio dell'aurora era il re babilonese Nabucodonosor, che fu tradotto talmente in modo così superficiale con Lucifero, che questo stava parlando di un fatto storico, non di una cosa angelica. È come se cadesse come stella del cinema, quando cadono, si dice, le stelle del cinema, del firmamento dell'epoca, mi spiego, che era un grande re. È come proprio se fosse un grande re cadde, come se fosse proprio un modo di dire. Ecco, questo per dirvi che fu proprio un errore di traduzione che ha portato epocali fraintendimenti. Lucifero, con il suo significato portatore di luce, fu
nei primi secoli cristiani, quindi prima di questo epico errore di traduzione, un titolo affibbiato, sapete a chi? Qualcuna di voi c'è già arrivata. A Gesù. Capite? Gesù è Lucifero, il portatore di luce. E a conferma di questo, nell'Apocalisse capitolo 22 versetto 16, Gesù dice: Io, Gesù, ho inviato il mio angelo a notificare queste cose alle chiese. Io sono la radice e l'ascendenza di Davide, la stella brillante del mattino. Cioè, Gesù si proclama Lucifero. È chiaro? Cioè, ma vi rendete conto di queste verità agghiaccianti? La stella del mattino è una delle immagini del Signore che nell'Apocalisse Gesù applica a se stesso. È chiaro? Ok. Abbiamo dunque capito che l'identificazione di Lucifero con Satana, ossia identificare come nemico Satan colui e tutti coloro che portano la luce della conoscenza, Lucifero, quindi tutti coloro che portano la luce della conoscenza al mondo, è un fenomeno che nasce con la tradizione giudaica nel primo secolo d.C. e in quella cristiana nel secondo secolo d.C. È colui che porta la luce della conoscenza sull'oscurità dell'ignoranza, Lucifero. E quindi è un avversario, un Satan, per coloro che invece vogliono mantenere l'uomo nell'ignoranza. Quindi Lucifero è un avversario, quindi un Satan dell'oscurità. E non un avversario della luce, come ci hanno fatto credere. È chiaro? Quindi Lucifero, ossia colui che porta luce, non è stato però solo il Cristo incarnato in Gesù, ma anche il serpente che tentò Eva nel mangiare dall'albero della conoscenza. Chi era il serpente? Cosa fece il serpente? Il serpente era il primo di quegli esseri angelici che risvegliò la coscienza dell'uomo dalla schiavitù del cosiddetto paradiso. Allora, vi racconterò adesso per sommi capi la vera storia della creazione, per quanto alla luce di tutti gli studi fatti e dell'esperienza empirica mi siano giunte delle riflessioni che hanno acceso in me delle fiamme di vita e luce che hanno continuato ad ardere indisturbate, quelle fiamme della conoscenza che spianano la strada del vero ritorno al Padre, ossia del potere personale, all'io sono. Perché ragazze e ragazzi, dopo aver studiato tutta una vita e fatto l'esperienza della vita stessa, ognuno poi deve farsi una sua idea, d'accordo? E proseguire per quella idea, per quel pensiero, nella misura in cui quell'idea, quel pensiero, quello stile di vita, gli funziona e lo fa sentire vivo, allora tu devi procedere per quella strada. Tutto ciò che ti funziona e ti mette in connessione col tutto è la verità. Ecco, tutto quello che ho vissuto e studiato mi ha fatto sgorgare quella verità che mi ha reso libera e ve la trasmetto proprio come è giunta a me oggi. Ora, torniamo alla creazione. Dio, l'intelligenza infinita, è inconoscibile all'uomo perché Dio è tutto. Dio inteso non come lo intendiamo noi a livello mentale, ma come una concezione totale a cui la mente umana non può arrivare. Dunque Dio ha creato tutto.
luce e tenebre, maschile e femminile, polarità, ma è sempre riduttivo parlare in questi termini perché la nostra mente non contiene il vero significato. Quindi, allora, l'intelligenza divina, Dio, ha creato anche gli angeli, che a loro volta hanno creato noi. Ragazze, adesso non vi farò una completa disamina su tutto, ma ciò a cui sono giunta esponendovi le cose essenziali. Poi, chi volesse approfondire lo farà autonomamente, ok? Non c'è un libro solo, ci sono tantissimi testi. Siccome ci sono tante informazioni e come abbiamo visto la religione cristiana è un insieme di tante cose, frammenti, poi abbiamo i Vangeli apocrifi, quindi le mie riflessioni vengono tutte da tutti questi studi insieme. È chiaro? Ok. Facciamo adesso una premessa. Il Dio di cui si parla nel Vecchio Testamento è diverso da quello di cui si parla nel Nuovo Testamento. Nel Vecchio Testamento troviamo un Dio crudele e sanguinario, chiamato Yahweh, o anche definito Demiurgo, ok? Nel Nuovo tutto l'opposto, un Dio giusto, il Dio vero dello Spirito, quello di cui parla Gesù. Ora, dove sta la verità? La verità è che c'è un Dio unico che ha creato tutto, ok? E di conseguenza, nella misura in cui noi dobbiamo cercare la nostra verità, il fatto che quello che ci arriva dalle scritture dobbiamo vagliarlo alla luce della sola ed unica legge spirituale che il Cristo ci ha donato proprio per redimerci ed essere consapevoli del potere straordinario e il dominio che noi uomini abbiamo su tutte le cose. Ragion per cui i fatti storici e gli accadimenti descritti nella Bibbia sono da leggersi come una cronaca del dramma psicologico dell'uomo, che si ripete, dal quale dramma ci ha redenti il Cristo, Gesù, facendoci conoscere la legge spirituale. Ora, torniamo alla Genesi, con la premessa che Dio Padre è uno solo. Allora, il mondo è stato creato da una pluralità di angeli, di solito in numero di 7. Si racconta nella Genesi che questi angeli avessero questo capo crudele, cattivo, vendicativo e sanguinario, Yahweh o Demiurgo, ok? Questi angeli sono chiamati Elohim. E allora questi Elohim creano l'uomo. Facciamo l'uomo a nostra immagine. Ma l'uomo, nel momento in cui viene creato a loro immagine, giace ancora inanimato sulla terra, ok? Successivamente questi soffiano su di lui lo spirito che gli angeli stessi avevano ricevuto dal mondo divino superiore, cioè il Dio vero o intelligenza divina, d'accordo? Quello di cui poi parla Gesù. Ora, l'uomo si anima. E che cosa succede quando l'uomo si anima? Che il malvagio Demiurgo si rende conto che Adamo ed Eva posseggono ora una scintilla di spirito divino. E che cosa gli succede a questo qua? Deciso a riprendersi questa scintilla divina, cerca di impedire a loro l'accesso alla gnosis. Cos'è la gnosis? La conoscenza. Perché questo? Perché lui sapeva che attraverso la conoscenza, ossia se avessero mangiato dall'albero della conoscenza del bene e del male, i due avrebbero potuto sfuggire alla prigione terrena che lui gli aveva preparato, dove erano suoi schiavi, dovevano essere suoi servitori, mi spiego, Adamo ed Eva, e proprio il genere umano.
L'uomo quindi, finché non mangia dall'albero della conoscenza, è ancora inconsapevole del suo potere. Quindi l'uomo adesso possiede qualcosa di superiore ai suoi creatori, ma ancora l'uomo non lo sa, è inconsapevole. Ha lo spirito divino e la parte umana, cosa che gli Elohim non avevano, cioè avevano solo la parte spirituale. Ossia, quindi, possiede delle qualità superiori agli Elohim che gli Elohim non hanno. Quindi qualità superiori a coloro che li hanno creati. Quindi abbiamo già detto poc'anzi che gli Elohim volevano che l'uomo servisse i loro scopi e fosse loro schiavo. Ma ci fu uno di questi che aveva a cuore le sorti dell'uomo. Non voleva vederlo schiavo. È proprio quello che viene definito il serpente. Ossia, chi era il serpente? L'emissario del vero Dio dello Spirito. Ossia, un Lucifero, che anche in questo caso lo ritroviamo. Colui che vuole indurre l'uomo ad avere la luce, la conoscenza vera di chi è veramente, di cosa è in grado di fare. È chiaro? Lucifero, in questo modo, induce Eva a trasgredire l'ordinamento precostituito dagli Elohim che lo volevano schiavo e a mangiare dall'albero della conoscenza, ossia dall'unico albero che il Dio tirannico che voleva la loro schiavitù non voleva che mangiassero, perché altrimenti avrebbero saputo e si sarebbero elevati al loro stesso grado di conoscenza. Che succede quindi? Non appena entrambi mangiano dall'albero, prendono subito coscienza della loro natura superiore agli Elohim, cioè che erano superiori agli Elohim, e da quel momento vengono perseguitati dai loro fabbricatori. È chiaro? Gli Elohim, quindi, iniziano a perseguitarli. Nonostante li perseguitino, sono visibilmente molto preoccupati di quello che può accadere adesso che l'uomo ha saputo chi è, o ha mangiato dall'albero della conoscenza, per meglio dire. E la loro preoccupazione, che era proprio quello che loro temevano di essere superati dall'uomo, che è già più grande di loro, e temono che grazie alla conoscenza e all'esperienza che fanno del bene e del male possano gli umani comprendere il loro vero potere e dominare al loro posto, dominare al posto degli Elohim, di coloro che li vogliono schiavi. Ok? Nel frattempo, ragazzi, non vi sembra che tutto questo abbia a che fare sempre con i nostri giorni? È la conoscenza che alimenta la fede e il riconoscimento del proprio potere. E quindi è dal racconto della creazione che noi combattiamo contro chi non vuole che conosciamo. Mi spiego? Ok. Quindi abbiamo detto che questi Elohim, nonostante li possano perseguitare gli uomini, eccetera, ok? Sono comunque preoccupati, cioè pensano effettivamente che se gli sfugge di mano la situazione, questi prendono il potere, cioè Adamo ed Eva, il genere umano, ok? E questa loro preoccupazione si legge anche nella Genesi, al passo dove dice: ecco, l'uomo è diventato come uno di noi, quanto alla conoscenza del bene e del male. Guardiamo che egli non stenda la mano e prenda anche dal frutto dell'albero della vita, ne mangi e viva per sempre. Cioè, capite? Ora, facciamo una parentesi per quanto riguarda l'albero della vita, ok? Allora, l'albero della vita era l'albero che era posto all'interno del giardino dell'Eden insieme all'albero della conoscenza, ok? L'albero della vita, come ci insegna la Kabbala, dobbiamo prefigurarcelo come proprio un diagramma,
simbolico. Ok, questo albero è costituito da 10 entità chiamate Sefirot, che sono disposte lungo i 3 pilastri verticali paralleli, no? Ci sono 3 a sinistra, 3 a destra e 4 nel centro. Quelle a sinistra rappresentano la forza, il maschile, quelle a destra rappresentano l'amore, il femminile, ok? Questo albero con questi soli 2 pilastri, uno a destra e uno a sinistra, rappresentano il concetto dell'albero della conoscenza del bene e del male. Mettendo un altro pilastro al centro, quello della via mediana, diventa l'albero della vita. Allora l'uomo ha mangiato dal frutto dell'albero della conoscenza, iniziando a fare esperienza delle 2 forze, delle 2 polarità, chiamate un po' più in gergo bene e male, ma sono amore e forza, sono le 2 polarità esistenti nella dualità della materia. Facendo sempre più esperienza della vita attraverso le sfide, attraverso la conoscenza appunto di una forza e dell'altra, gli angeli, gli Elohim dicono: fate attenzione in caso l'uomo non scopra anche la via della compassione, che è il pilastro al centro dell'albero della vita, ne mangi e viva per sempre, perché soltanto attraverso la via della compassione, la via mediana, l'uomo avrebbe interiorizzato la sua vita eterna, che può tutto, può qualsiasi cosa, ok? Ora, le Sefirot sono dei concetti metafisici molto complessi, però sono associati anche a situazioni pratiche ed emotive che ogni individuo attraversa nel corso della propria esperienza, nella vita quotidiana, ok? Le Sefirot sono 10 principi basilari della vita umana. È come se l'uomo deve attraversare questi 10 Sefirot, perché attraverso queste esperienze, diciamo, la divinità si rende conoscibile all'uomo, altrimenti inconoscibile. Ok, queste 10 Sefirot sono unite da 22 canali e ogni canale corrisponde ad una delle 22 lettere dell'alfabeto ebraico, e noi, quando lavoriamo su di noi, le associamo ai 22 arcani maggiori, ok? Attraverso cui si fa l'esperienza per ascendere sempre di più al Padre. Quindi i 3 pilastri dell'albero della vita corrispondono alle 3 vie che ogni essere umano ha davanti: l'amore a destra, la forza a sinistra, la compassione al centro. E soltanto la via di mezzo, cioè quella al centro, la via mediana, in medio stat virtus, chiamata anche via regale, ha la capacità di unire gli opposti. Mi spiego? Senza il pilastro centrale, l'albero della vita, come dicevamo prima, diventa quello della conoscenza del bene e del male soltanto, ok? Quindi i pilastri a destra e a sinistra rappresentano le 2 polarità basilari di tutta la realtà, cioè il femminile a destra e il maschile a sinistra, ok? Dai quali sgorgano tutte le altre coppie di opposti presenti nella creazione, nella dualità. È chiaro? Ribadiamo dunque che gli arcani maggiori sono associati alle 22 lettere dell'alfabeto ebraico, e queste lettere, ossia i 22 arcani maggiori, rappresentano lo strumento attraverso cui un intero settore della creazione è stato formato, e tramite opportune combinazioni di lettere dell'alfabeto ebraico, e quindi riconducibili agli stessi arcani maggiori, quindi tramite opportune combinazioni di arcani maggiori possiamo scorgere il lavoro di Dio in certi settori dell'esistenza, a partire dai mondi spirituali a quelli materiali. Quindi i 10 Sefirot e i 22 arcani maggiori formano quello che viene chiamato dai cabalisti le 32 vie della scienza assoluta. I rapporti fra i 22 arcani maggiori e le Sefirot costituiscono appunto l'albero della vita. E la via mediana, ossia quella al centro, chiamata anche via regale, è praticamente quando tu acquisisci quelle qualità morali grazie alla conoscenza del bene e del male, quindi nel corso dell'esperienza fra le 2 polarità, mi spiego? Che elevano sempre più la propria coscienza.
Infatti l'obiettivo nell'incarnazione è unire sempre di più le due parti opposte e complementari, forza e amore, nella compassione, che altro non è che la coscienza dell'individuo che si eleva sempre di più, grazie alle sue esperienze sulla terra. Come ci dice poi la Bibbia, la via che conduce all'albero della vita è sorvegliata da una coppia di cherubini, che sono due angeli armati praticamente. E questa via, questi cherubini possiedono uno il volto maschile e l'altro il volto femminile. E che cosa rappresentano? Rappresentano le due polarità fondamentali dell'esistenza. Quindi, pian piano, con il graduale riavvicinamento e riunificazione degli opposti di tali principi, gli angeli cessano di essere i guardiani della soglia, il cui compito consiste proprio in quello di allontanare tutti coloro che non hanno diritto di entrare, che non hanno ricongiunto la coppia di opposti attraverso la compassione. È chiaro? Quindi gli Elohim erano spaventati da tutto questo, perché se l'uomo avesse raggiunto, qualora l'uomo raggiungesse la via mediana, la compassione che bilancia le coppie di opposti, maschile e femminile, la forza bruta del maschile e la forza più dolce del femminile, li equilibra appunto, raggiunge la vita eterna. Ma cos'è la vita eterna? È la consapevolezza di essere stati sempre emanazioni e creatori, di essere il Padre, di essere i figli del Padre Celeste, mi spiego? Ok. E quindi fondamentalmente a cosa ci serve tutto questo? Tutto questo è una guida che ci permette di condurci all'unione tra il lato maschile e quello femminile, prima all'interno di noi, di ciascuno di noi, e poi nei rapporti fra uomo e donna. È chiaro? Sono tutte guide che ci permettono di lavorare profondamente su noi stessi, al fine di andare quotidianamente verso il nostro massimo perfezionamento. Quindi a questo punto Lucifero che ruolo ha? Il Lucifero in quest'ottica, nella giusta ottica, assume l'aspetto di colui che apre gli occhi all'uomo e gli indica la via per sfuggire al potere degli Elohim, per risalire al mondo divino, ricongiungersi al Padre nascosto che Gesù Cristo è venuto a far conoscere a tutti gli uomini, insegnandoci l'arte del vivere attraverso il potere del Verbo e alla fede nella sola ed unica legge spirituale, donandoci le chiavi per risalire al Padre, all'Io Sono, e manifestare l'abbondanza divina da cui proveniamo, di cui siamo figli e concepitori stessi. Cioè, avete capito cosa ci ha portato Gesù Cristo? Gesù Cristo ci ha dato le formule e gli strumenti da seguire per eliminare completamente il karma, che è un credo negativo che ha generato realtà cristallizzate 3D di penuria per farci tenere sotto scacco dagli Elohim, che sono gli avversari della luce, i Satan della luce. Quindi stiamo riuscendo ad applicare adesso quello che stiamo dicendo al dramma psicologico del genere umano. Tutti coloro che si oppongono alla luce della conoscenza sono gli avversari, sono i Satan, sono quegli Elohim che volevano impedire all'uomo di conoscere e gli hanno fatto credere che esistesse una realtà divisa. Diaballo, diavolo, colui che divide, ingannando, ricordiamo. Cioè coloro che hanno immesso, educastrando l'uomo, la separazione tra l'uomo e Dio, cosa che Gesù è venuto a redimerci da tutto questo, perché non esiste alcuna separazione tra l'uomo e Dio, mi spiego? Il regno di Dio è dentro di voi, il regno dei cieli è dentro. Ecco a cosa ci servono le scritture, a interpretarle, proprio per capire qual è la sfida quotidiana che l'uomo deve affrontare. E chi è lo sfidante
Chi è l'avversario? Fondamentalmente chi è? Quello che più in gergo definiamo ego inferiore, la nostra personalità, gli istinti più bassi della materia, la forza brutale, quella parte dell'albero della conoscenza che se non è investita della via mediana, la compassione, genera disastri. E quindi la continua sfida, la partita della vita per innalzarsi sempre più in coscienza e trasformare le forze in gioco verso la via mediana, la compassione. E questo a cosa porta? Porta sempre di più al riconoscimento del proprio potere, della propria origine divina e di quella certezza indiscutibile della nostra origine, fino a sentirci effettivamente immortali. Mi spiego? Il ritorno al Padre è questo, ossia l'eternità della nostra vita che attraverso cicli interi di incarnazioni, ogni volta che l'uomo scende sulla terra, farà sempre più esperienze tra bene e male, destra e sinistra, per imparare sempre di più a praticare la via mediana, la via centrale della compassione, sviluppare sempre di più l'empatia, entrare nel proprio sentire, nel sentire dell'altro fuori da te che è uno specchio di te, per raggiungere l'amore incondizionato del Padre. Il Padre ama tutti i suoi figli in modo incondizionato. Dio ha fatto l'uomo a sua immagine e somiglianza. Quindi l'uomo, per anelare alla vita eterna, sperimenterà nella vita terrena tutte quelle manifestazioni, quei sentieri che lo condurranno all'ascesa verso la propria illuminazione, all'amore incondizionato verso se stesso e verso gli altri. A comprendere cosa? Di essere Dio e di esserlo sempre stato. Quindi, ricapitolando, se Adamo ed Eva prendono vita, nel senso che si svegliano alla luce della conoscenza, mentre prima dormivano nel sonno dell'Eden, della loro incoscienza, inconsapevolezza, ok? Bene. Quindi, se Adamo ed Eva prendono vita grazie alla luce della conoscenza, chi è colui che li sveglia e dà loro la vita? Lucifero, che a sua volta è stato creato da Dio. Tutto è stato creato da Dio. Adamo ed Eva prendono corpo e identità solo dopo la conoscenza. Prima non erano che anime come gli angeli in seno a Dio. È chiaro? Il discorso, ragazzi miei, è molto più lungo di questo mio esposto. Ma in questo caso è come se volessi proprio condurvi a una riflessione più profonda di quello che ci hanno insegnato fino ad oggi. Praticamente Lucifero ha portato l'uomo ad essere libero dal sonno e dall'inconsapevolezza e ad avere il libero arbitrio di poter scegliere se continuare a sentirsi schiavo di altri o a rivendicare ed esercitare il suo indiscusso potere di creazione. È chiaro? Ora, ragazze e ragazzi, sto omettendo volutamente tutta una trattazione antroposofica sulla Genesi e sulla creazione. Il fatto è che, ve lo dico proprio così spot, secondo l'antroposofia, che è la grande scienza dello spirito, in una successiva incarnazione della Terra, quindi per chi non sapesse cosa sono le incarnazioni della Terra, invito a leggere il libro La saggezza dei Rosacroce di Rudolf Steiner. In una successiva incarnazione della Terra sarà l'uomo a creare la Terra. Ora, questa cosa detta così spot può generare un po' di confusione o essere incomprensibile. Però qual è il senso? Che nella misura in cui l'uomo sceglie, è diventato libero di scegliere la propria creazione di vita consapevole, è lui che creerà tutto, perché la creazione precedentemente è stata creata appunto dalla pluralità di angeli o energie archetipiche,
non abbiamo i termini, o comunque sia, coi termini ci si può confondere, però quello che è stato creato prima dalle pluralità angeliche sarà l'uomo invece a crearlo con la sua illuminazione e autodefinizione. Quindi sto omettendo volutamente questo proprio perché altrimenti mi ci vorrebbero trattazioni intere, d'accordo? Ok. Un'altra trattazione a parte merita il ruolo di Eva. Eva, oltre ad essere la donna in senso concreto, è la parte femminile dell'uomo, ossia la sua parte intuitiva, la parte più vera di sé, che lo conduce alla verità. Non a caso, la parte femminile dell'uomo è il sentimento, la sola ed unica cosa che gli permette di sentire le prospettive, qualità che la ragione, la parte razionale non ha. Cioè, il sentimento è quella parte che gli fa sentire proprio quello che c'è dopo. Mi spiego? Il divino femminile, non a caso, è Eva che induce l'uomo a spingersi oltre il limite imposto e a peccare, tra virgolette. Ma alla luce di quanto abbiamo capito finora, possiamo dunque comprendere che anche il peccato è una bugia, ossia il peccato che ci è stato tramandato ha origini false. Perché quando l'uomo venne additato peccatore, che cosa stava facendo veramente? Stava riprendendosi il suo potere, quello che gli apparteneva per diritto divino. L'uomo, per riprendersi il suo potere nel dramma psicologico della vita, come ci insegnano le scritture, deve ribellarsi al potere costituito e proclamarsi figlio di Dio, come ci insegna Gesù. E come ancora ci insegna Gesù, io e mio padre siamo uno, ma mio padre è più grande di me. Il concepitore e le sue concezioni sono un'unica cosa e Gesù ci ha insegnato come concepire attraverso concepire una nuova immagine di noi rispetto a quella che abbiamo creato con il vecchio credo depotenziante. Ci ha insegnato quindi come concepire una nuova immagine di noi e manifestarla attraverso proprio l'esempio della sua chiara visione, attraverso l'immaginazione. Perché cos'è l'immaginazione? È la capacità di creare il progetto perfetto sulla dimensione delle idee perfette, la quarta dimensione, che poi si manifesterà, si cristallizzerà nella realtà duale, la 3D. Quindi l'immaginazione, tutto è stato creato dalla mente divina, di conseguenza la tua mente, essendo tua immagine e somiglianza di Dio, crea la tua realtà. È chiaro? Come dice Gesù in un suo passo, non dite voi, mancano ancora 4 mesi e poi viene la mietitura. Io vi dico, alzate gli occhi al cielo e guardate i campi che già vi ondeggiano per la mietitura. Gesù ci insegna a utilizzare l'immaginazione, quella cosa che noi nella misura in cui vogliamo cambiare la nostra concezione che abbiamo manifestato di noi stessi adesso, dobbiamo immaginarla in me mago agere, lascia agire il mago che è in me, il mio Dio, di apostrofo io. È la parola del verbo, affermare che tale immaginazione è già assunta. Ma questo l'ho spiegato in altri miei video. Quindi immaginare le nostre realtà di massimo successo, avendo fede in una ed unica sola legge, l'io sono. Perché? Io sono la via, la verità, la vita. Liberarsi dalla schiavitù del sonno dell'incoscienza, dove stavano Adamo ed Eva, prima dell'incontro con Lucifero che li sveglia.
E questo processo di illuminazione, di identificazione, come ci insegna la Kabbalah, lo affrontiamo attraverso le Sefirot posizionate nell'albero della vita, cioè sono i modi attraverso cui Dio si fa conoscibile all'uomo, attraverso quindi i vari step evolutivi che l'uomo va a fare durante le sue incarnazioni e ad ogni incarnazione attraverso i 22 sentieri stabiliti anche dagli arcani maggiori, dallo zero al matto, dallo zero il matto all'arcano mondo. E quindi è la via iniziatica attraverso cui l'uomo ritorna al proprio padre, alla propria maestria, all'io sono, all'amore incondizionato, eccetera, eccetera. Cioè proprio l'esperienza empirica della vita che ti conduce alla consapevolezza di essere eterna e onnipotente. Possiamo quindi adesso dedurre che Eva è l'eroina che salva dal sonno dell'incoscienza. Cioè, chi è Eva, ripetiamo, è il sentimento, è la parte intuitiva, è il divino femminile che alberga in ognuno di noi, che vede le prospettive al di là della ragione, la ragione formattata su credenze limitanti. È l'intuito da seguire, mi spiego? Quindi Eva è l'eroina che salva dal sonno dell'incoscienza. E questo lo possiamo riscontrare anche nel Vangelo apocrifo di Adamo, dove nell'Apocalisse dice, quando il protagonista rivela al figlio Set questa cosa: tua madre Eva mi fece conoscere una parola di conoscenza riguardo al Dio eterno e al fatto che eravamo simili ai grandi angeli eterni. Noi, infatti, siamo superiori al Dio che ci aveva plasmati e alle potenze che stanno insieme a Lui, mi spiego? Questo rovesciamento di prospettiva ebbe delle conseguenze macroscopiche sul ruolo sociale della donna. Per esempio, nei gruppi gnostici, cioè coloro che seguono la conoscenza e non un dogma precostituito, imposto. Mi spiego quindi, nei gruppi gnostici vi erano infatti profetesse, sacerdotesse e autorità femminili. E questo suscitò l'indignazione dell'ala patriarcale e tradizionalista della Chiesa delle origini. Mi spiego? Quindi capiamo anche la paura che la società patriarcale ha avuto nei confronti della donna, che era colei che induce l'uomo a esplorare la verità, induce l'uomo alla conoscenza vera, a infrangere i dogmi. E tutto questo, ossia la redenzione o la possibilità di redenzione, arriva con Gesù di Nazareth, che si rivela essere l'emanazione luminosa di quel Dio dello Spirito che è il vero Dio, venuto sulla terra per smascherare una volta per tutte gli inganni del demiurgo, del primo Dio cattivo, e rivelare la potenza del Padre, dell'Io sono. Ora, ragazze mie e ragazzi, in questo mio esposto ho volutamente omesso trattazioni intere, perché il mio intento è quello di accendere in voi una scintilla. Se avessi dovuto trattarvi tutto quanto, nel senso di tutto, rispetto a quello che io ho potuto apprendere con tutte le correnti di pensiero, i Vangeli gnostici, gli apocrifi, unendo l'antroposofia, la Kabbalah, la filosofia orientale, la teosofia, ragazzi, non mi bastavano 80 video o il canale YouTube stesso. Quindi mi appello a questo punto come parametro di riferimento o archetipo da considerare, in questo caso, a quello dell'eremita dei tarocchi. Cioè rifacciamoci all'eremita dei tarocchi. Cosa ci insegna l'eremita dei tarocchi? Chi è l'eremita? È colui che fa
il grande viaggio iniziatico dentro se stesso alla scoperta appunto di una sua verità a cui solo lui può giungere. E siccome siamo tutti frammenti di Dio, ogni nostra verità è unica, ok? Possiamo giungerci solo noi. Quindi l'eremita giunge a una conoscenza a cui soltanto lui può giungere, che nessuno gli potrà mai insegnare, ma a cui deve giungere da solo. Perché la vera conoscenza non è qualcosa che si apprende sui libri. Mi spiego? Ma è qualcosa che giunge in solitudine, intuitivamente, grazie agli studi fatti che contribuiscono ad allargare le proprie sinapsi cognitive, stabilendo nuovi collegamenti neuronali che portano a collegare quei fatti sconnessi che apparentemente erano sconnessi e a capire un tutto, un certo tutto. Ecco, la conoscenza a cui giunge l'eremita verte proprio sull'analisi dell'esperienza di vita fatta fino a quel momento, alla luce degli insegnamenti spirituali appresi. Ed è proprio lì che la conoscenza dell'eremita, con quell'intuizione, diventa maestria, per se stesso e per gli altri. Quindi in questa trattazione di oggi ho portato la mia personale intuizione sulla base dei lunghissimi studi fatti e praticati nella mia esperienza, d'accordo? Capiamo dunque che la salvezza si raggiunge solo attraverso la conoscenza, che viene ostacolata dai dogmi e dalla fede cieca in un falso credo, che ha visto l'uomo come uno schiavo alla mercé di pochi, o per meglio dire anche alla mercé della sua stessa incoscienza, ecco. Voglio fare una piccola precisazione sulla religione. Allora, le religioni sono qualcosa di meraviglioso, sono nate, l'intento era quello di riportare l'uomo alla sua origine divina. Non a caso la parola religione viene da religio, religare, re più ligare, riunire, legare l'uomo a Dio, riportare l'uomo alla sua origine divina. E come ci insegna l'antroposofia, le religioni, proprio in senso di culti, quelle come le conosciamo noi, hanno iniziato a prendere piede quando l'uomo ha iniziato sempre di più a discostarsi dalla sua natura divina. Ok? Le prime popolazioni, le prime tribù non avevano la religione, avevano il loro contatto con Dio, lo sentivano già dentro, non avevano bisogno di un'istituzione o di un ordine esterno che gli ricordasse da dove viene. Come ci insegna infatti l'antroposofia, l'uomo già sentiva lo spirito dentro e fuori di sé, non aveva bisogno di un ordine in tal senso che glielo ricordasse. Mi spiego? Quindi all'inizio erano qualcosa di meraviglioso le religioni. È stata poi la manipolazione delle stesse che ha creato gli abomini. Cioè, è chiaro? E a questo punto cosa stiamo capendo da tutto questo? Che la sola via ad oggi che ci riconduce all'uno, al Padre nostro, è la conoscenza. La conoscenza è la sola religione possibile per ricordarci chi siamo e da dove veniamo. E tale conoscenza verte senz'altro nello studio approfondito dei testi, di svariati testi, al fine di farci arrivare la nostra illuminazione, proprio come l'eremita. Abbiamo potuto notare dunque che la Bibbia è il dramma psicologico dell'uomo, che si ripete ogni giorno nella nostra quotidianità e la cui unica salvezza è la conoscenza che accende e alimenta la fede nell'unico creatore possibile, ossia te stesso. Non c'è altro Dio all'infuori di te, in quanto io e mio Padre siamo uno, come ci insegna Gesù. Ora,
Mettiamo l'attenzione sul male, il male, o sul senso proprio dell'ostacolo e di coloro che fungono da ostacolatori. Allora, abbiamo capito che tutto è creato da Dio. Partiamo da questo. Si giudica o viene definito male, il male, qualcosa a partire dal proprio grado di consapevolezza spirituale. Spieghiamo perché. Allora, per sviluppare al massimo le capacità di un sistema, di qualsiasi sistema, questo sistema deve essere ostacolato. Perché? Perché superare un ostacolo ti costringe a tirare fuori delle forze che altrimenti la comodità non te le farebbe superare mai. È chiaro? Quando si creano ostacoli fra due entità a livelli diversi, allora c'è una lotta. La lotta porta a tirare fuori delle capacità e delle forze altrimenti impossibili senza la lotta stessa. Mi spiego? La scintilla scocca fra due entità diverse o polarità distinte. D'accordo? Quindi possiamo dire che ciò che comunemente definiamo male, il male, lo ha voluto il bene. Esso, il male, così definito, è il risultato di una decisione evolutiva del cosmo che ha ritenuto opportuno porre ostacoli per sviluppare le capacità. L'intera storia del mondo rappresenta dunque un complesso disegno messo in atto da Dio stesso per accrescere la propria perfezione tramite la temporanea prigionia e maturazione delle sue scintille sulla terra. Quindi anche rispetto alla storia racconto degli angeli caduti, di cui tanti di voi avranno letto e magari anche approfondito, ecco, senza entrare nel merito della descrizione della storia degli angeli caduti, voglio direttamente estrapolarne il succo, alla luce di quanto abbiamo esposto proprio finora. Siamo tutti angeli caduti, siamo tutti l'angelo più bello, tutti Lucifero, che per volere di Dio scendiamo o cadiamo sulla terra, cioè nella dualità, per perfezionarci, ricordando il nostro potere luminoso, in gradi di luce sempre più elevati, per tornare al Padre, all'Uno. Questo succede in gradi di evoluzione sempre maggiori, ossia sempre migliori. Perché ricordiamo che tutto è luce, è creato da Dio. L'ombra non è altro che luce inconsapevole di esserlo. E alla luce di tutto quello che abbiamo detto finora, al di là dei personaggi esterni, siccome siamo tutti fratelli, ossia scintille di Dio, e tutto è uno, cioè riconducibile a un'unica cosa, un unico padre, ok? L'ombra che l'altro ci proietta al nostro interno, che l'altro ci specchia, ci spinge ad essere migliori, a tirare fuori quelle forze senza la quale ombra non saremmo riusciti a estrapolare e ad essere migliori. Mi spiego? Ora, ragazze mie, come dicevamo prima, ne potete sentire di ogni, storie, leggende, interpretazioni giuste, sbagliate, fatti attendibili o meno, ma c'è una cosa che accomuna tutto quanto, ossia fare l'esperienza del mistero della vita stessa, e che solo
grazie a tale esperienza, l'uomo può svelarne i contorni, via via sempre maggiori, e giungere alla sua verità interiore, unica e insindacabile. Proprio perché, ripetiamo, essendo tutti scintille di Dio, Dio è comprensivo di tutte le nostre verità. E siccome il principio cardine è sempre il miglioramento e il perfezionamento, la sola strada da seguire è ciò che ti fa sentire migliore, meglio di prima, ciò che ti dà un senso di reale benessere e ti fa sentire in comunione con te stesso e con il mondo, con le creature che ti circondano. È quella la sola ed unica verità perseguibile, o corrente di pensiero funzionale al tuo perfezionamento. Mi spiego? Ok. Adesso andiamo a sfatare un altro mito. Il numero 666. Numero della bestia o del demonio. Il numero 666 appare una sola volta nell'Apocalisse di Giovanni e dice: chi ha intelligenza calcoli il numero della bestia. Allora, questo è un codice cifrato, cioè un codice che non svela volutamente il suo vero significato. Spieghiamo perché. Il 666 veniva usato come codice per le persone istruite del tempo, quelle proprio che vivevano al tempo del Nuovo Testamento. Mi spiego? Questo testo è stato originariamente scritto in greco antico, dove i numeri sono scritti come lettere, così come pure in ebraico i numeri sono scritti come lettere. L'altra lingua principale, appunto, dei testi biblici originari è l'ebraico, ok? Allora, le prime lettere dell'alfabeto greco, ossia alfa, beta, gamma, rappresentano 1, 2, 3. Poi, quando si vogliono formare, come succede nei numeri romani, i grandi numeri, come per esempio 100, 1000, 10.000, 1.000.000, ok? Si usa una speciale combinazione di lettere. E cosa significa questo? Significa che ogni parola ha anche un valore numerico. Ok. Torniamo adesso quindi ad esaminare il capitolo 13 della Bibbia, del libro dell'Apocalisse, dove si legge: qui sta la sapienza. Chi ha intelligenza calcoli il numero della bestia, perché è un numero d'uomo. Di uomo, è un numero di uomo e il suo numero è 666. Ok, quindi si capisce che è un uomo questa bestia, ok? Non un dio, un diavolo, è un uomo, ok? Ma non è chiaro chi sia però quest'uomo qua di cui parlano. E perché non è chiaro? Perché al tempo, quando fu scritto, non si poteva dire esplicitamente chi fosse questo qua. Era pericolosissimo e vi spiego perché. All'epoca c'era un odio feroce verso l'impero romano e il suo imperatore, che era particolarmente malvagio, era il sovrano Nerone Claudio Cesare, che era noto per le sue violenze e la persecuzione ai cristiani, ok? Quindi, traducendo l'ortografia ebraica del 666, sapete che parole escono? Escono le parole Neron Kesar, ossia la versione ebraica di Nerone Cesare. Quindi, abbiamo svelato un arcano. Temendo il potere di Nerone,
quelli che hanno scritto hanno voluto, volutamente, quindi l'hanno celato dietro al numero 666. E chi era istruito, soltanto chi era istruito capiva subito di chi si stava parlando. Cioè era un modo per condividere l'oscura verità dell'imperatore senza correre rischi, mi spiego? Cioè, ovviamente, nessuno avrebbe scritto un libro sotto le persecuzioni imperiali affermando che la radice di tutti i mali era Nerone, mi spiego? Quindi, alla luce di quanto detto finora, quando noi affermiamo, alla luce della legge spirituale, che abbiamo imparato a conoscere e di cui stiamo facendo esperienza e di cui vi ho parlato nei miei video, quando noi, ripeto, affermiamo alla luce della legge spirituale utilizzando il potere del verbo, perché ricordiamo, in principio fu il verbo e il verbo era presso Dio e il verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio, tutto è stato fatto per mezzo di Lui e senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. La parola crea, il verbo crea. Anche la parola abracadabra è una parola che è stata affibbiata ai bambini, ma è una parola potentissima tra gli alchimisti, che significa io creo mentre parlo. O dall'ebraico ci arriva un significato analogo che vorrebbe dire questo avviene mentre viene detto. Quindi, nella misura in cui io affermo qualcosa e in quel momento stesso manifesta, anche se tu non la vedi, o nella misura in cui tu affermi quando dici, come disse Gesù, il malato dica io sono sano. E questo è il senso, ok? In principio fu il verbo. Quindi, quando noi utilizziamo il potere del verbo, pretendiamo di ottenere tutto ciò che ci appartiene per diritto divino. Cioè significa pretendere la volontà di Dio, che è bellezza e abbondanza, di cui siamo figli e potenziali manifestatori istantanei. Questo rispetto alle macchinazioni dell'ego che ci sviano costantemente da tale consapevolezza, non tanto dal piano divino, in quanto abbiamo visto che l'ostacolo è contemplato quale mezzo funzionale per far uscire la nostra forza. E nel momento in cui noi facciamo uscire tale forza, pretendere ciò che ti appartiene per diritto divino significa pretendere di manifestare la magnificenza di ciò che sei e da cui provieni, senza più soccombere alle macchinazioni del tuo ego, il tuo avversario, il Satana, il cui scopo è trattenerti e impedirti di essere. Quindi pretendere di manifestare ciò che ti appartiene per diritto divino significa rivendicare il diritto di essere la bellezza di cui sei figlio, depositario della luce, figlio di Dio. Questa pretesa che immette dentro di noi la necessità, quel fuoco di fare un lavoro su se stessi immane, perché si sente la verità di questo diritto divino, la si sente proprio, porta a lavorare talmente in modo feroce su di sé, tanto da andare a debellare tutti quei credo negativi, pregni di vecchi condizionamenti, che hanno portato l'uomo a credere chi non è e non è mai stato e non potrà mai esserlo. L'uomo ha il potere. Ricordiamo la frase degli Elohim che vi ho citato prima. Ecco, l'uomo è diventato come uno di noi quanto alla conoscenza del bene e del male. Guardiamo che egli non stenda la mano e prenda anche dal frutto dell'albero della vita, ne mangi e viva per sempre. Cioè, questo quindi cosa ci fa capire? A chiare lettere. Che gli ostacolatori avevano paura che l'uomo potesse riaccordarsi al piano divino vero e governare al loro posto. E quindi cosa stiamo capendo fino adesso?
che è anche la figura degli Elohim, degli ostacolatori della luce. Chi è che tutti i giorni ci ostacola fondamentalmente? Che poi lo specchiamo all'esterno con persone e circostanze. Il nostro ego. Il simbolo degli Elohim, in questo caso il diaballo potremmo dire, per ricondurci a quello che dicevamo prima, è proprio quello del nostro ego che ci intima a bloccarci ogni volta. E qui viene premiato sul piano di questa esistenza il coraggio, che viene dal latino cor cordis, cor habeo, avere cuore. Significa manifestare la propria autenticità divina. È chiaro? Ok. Quindi la retta via è riaccordarsi al piano divino, cioè il proprio potere personale di creazione consapevole, seguendo la strada della compassione, della misericordia, come il Cristo ci ha insegnato. Quindi abbiamo visto che un'interpretazione diversa delle scritture racchiude tutto un altro messaggio, e che quello che è giunto invece a noi ha sempre avuto lo scopo di annientare il vero potere dell'uomo. La storia della creazione è il dramma psicologico dell'uomo. Quello che vive tutti i giorni, ragazze mie, per intenderci, quello in cui ogni giorno combatte per la sua libertà di essere e concepire. Concepire un'immagine di successo di se stesso. Combatte contro se stesso, il quale se stesso si specchia in tutti coloro che incontra nel suo piccolo, che fanno leva sulle sue paure o ombre, e la sfida sta nel superarsi quotidianamente attraverso tali sfide, che fanno una selezione naturale, queste sfide, fra chi continua a dormire e chi invece si risveglia. Si risveglia seguendo il suo intuito, il suo divino femminile interno, che è il solo in grado di vedere le prospettive oltre il limite imposto dalla razionalità e dai preconcetti, come ci insegna la storia di Adamo ed Eva di cui abbiamo parlato prima. Viene premiato il coraggio di chi osa sentire il proprio intuito. Abbiamo anche capito il perché del fatto che la vera conoscenza era prima bandita ai più, a tutti, cioè era proprio i più, le persone non dovevano conoscere. Perché? Perché le persone non dovevano sapere. Perché colui che avesse pensato con la propria testa, una testa scevra da condizionamenti e paure, avrebbe determinato la rovina di quei pochi che lo governavano. Pensate a tantissime persone che potevano pensare con la loro testa. Cioè, voglio dire, adesso stiamo andando incontro a questo. Mi spiego? Ma c'è anche un'altra cosa. Le persone non erano veramente pronte a sapere. E tali esperienze di schiavitù mentali in cui siamo stati vittime fino a poco tempo fa, ragazzi, mi spiego? Ok, quindi tali esperienze di schiavitù mentali erano necessarie al risveglio, perché Dio è luce e contempla ogni cosa, oscurità compresa, la cui oscurità, che si percepisce solo nel mondo duale, della dualità, della polarità della terra in cui l'uomo si incarna, quindi la cui oscurità è la scuola iniziatica volta al perfezionamento dell'uomo e di Dio stesso, che si manifesta attraverso l'uomo in quanto sua creatura. La sola via che l'uomo deve quindi seguire affinché la bellezza del Padre regni oggi sulla terra è la compassione, cioè la via mediana che ci insegna la Kabbala con l'albero della vita, e portare il suo esempio ai suoi fratelli,
Cristo ci ha insegnato come fare e come seguire tale via maestra. Ma cos'è fondamentalmente la via maestra, la via mediana, la via della compassione? È trovare ogni volta un equilibrio fra le forze in gioco, trovare ogni volta un equilibrio fra le polarità tra maschile, la forza bruta del maschile e la forza più dolce del femminile, cioè riequilibrare gli opposti ogni volta. E questo come accade? Nel corso di incarnazioni interi, come nella vita questa attuale stessa, facendo l'esperienza estrema di una polarità e facendo l'esperienza estrema dell'altra polarità, si fa l'esperienza di come andare al centro ogni volta, riportare ogni volta l'equilibrio, fare l'esperienza dell'estrema parte femminile, quella sensibilità estrema, una sensibilità eccessiva, fare così anche l'esperienza dell'eccessivo istinto, la parte maschile. Ecco, soltanto attraverso questa esperienza noi possiamo ricondurre ogni volta la via mediana, quella del centro, la compassione. Ma senza l'esperienza dell'estremismo in quel caso non avremmo potuto anelare ogni volta a quella centratura, mi spiego? Quindi gli estremi, le coppie di opposti, l'estremo ci porta, è quell'ostacolo, mi spiego? Noi lo identifichiamo spesso nell'ostacolo, quell'ostacolo, quella parte animalesca o quella parte troppo sensibile, quello è l'ostacolo che ci dà la possibilità di trovare ogni volta un equilibrio. È chiaro? Cioè, solo facendo l'esperienza del tuo opposto, che noi identifichiamo con l'ostacolo, è fatta l'esperienza ex spiritu. Si può capire come tornare al centro. E c'è una frase chiave che ci insegna il Cristo, che proprio ci indica come fare l'esperienza dell'ostacolo, cioè della polarità, e ritornare alla via maestra, per ricongiungere ogni volta quelle coppie di opposti che si presentano sulla nostra via, sulla nostra strada, in gradi sempre diversi, maggiori e complementari. Ama i tuoi nemici, prega per i tuoi persecutori. Ma tale affermazione può essere realmente compresa solo alla luce della vera conoscenza, quella che noi oggi di cui stiamo facendo esperienza. E cosa ci dice la vera conoscenza? Ci dice che l'altro da te, fuori da te, sei sempre tu, sei sempre stato tu. Ragion per cui l'altro è una scintilla di Dio messa sul tuo cammino per il tuo perfezionamento, per manifestare la versione migliore di te stesso. Se l'altro ti ha sfidato con un'offesa di qualsiasi natura, quell'offesa, quello è l'ostacolo da superare affinché il superamento di quell'ostacolo ti renderà migliore di prima, perfetto. Grazie alla conoscenza, oggi sappiamo come fare. Benedicendo l'altro. E così facendo, lo aiutiamo a vedere anche la sua di luce dentro a quell'offesa che ti ha fatto. E via via, benedicendo, più persone che benedicono il loro nemico, tra virgolette, che non è altro che te stesso, che l'altro fuori da te ti proietta con un'offesa, qualsiasi cosa ti dia fastidio, ti faccia del male, ma faccia del male al tuo ego, ok? Benedicendo i nostri grandi maestri, che sono gli avversari, andiamo via via a sciogliere un karma che ci portiamo addosso da epoche intere. Tutta la creazione e la storia dell'uomo è una guida su come affrontare l'incarnazione. Ci vengono descritti i possibili ostacoli, le vicende, su come anelare al nostro massimo perfezionamento. E quindi, che cosa stiamo capendo da tutto questo? Che il nostro unico avversario, Satana,
è tutto ciò che ci fa credere che esiste una separazione fra l'uomo e Dio. E come si chiama questo avversario? Diamogli un nome a questo avversario. Ego. Oggi, grazie alla luce della conoscenza, noi lo abbiamo vinto l'ego e le sue macchinazioni. Tale vittoria si chiama Dio. Io sono la via, la verità, la vita, come il Cristo ci ha insegnato. In questo periodo storico stiamo assistendo alla discesa del Cristo, non in un uomo soltanto come avvenne 2000 anni fa, ma in chiunque si svegli dal sonno dell'incoscienza e rivendichi il suo diritto divino a regnare sulla terra con l'arma della luce, dell'amore. Perché il tempo dell'oscurità, del regno oscuro è finito. E seppur magari noi, in questa incarnazione, non ne vedremo il massimo splendore della nuova età dell'oro, potremmo affermare di essere stati i pionieri del Cristo risorto nell'uomo, avendo avuto l'onore di essere noi stessi quell'alba che tutti i popoli della terra hanno atteso per centinaia e centinaia di anni. E allora quello che vi dico è che il fuoco cristico vi arda, fratelli e sorelle, che il fuoco cristico vi faccia sentire la verità di tutto questo. Perché questo è il tempo in cui, in un'incarnazione sola, stiamo assistendo alla nostra morte da vivi e alla nostra resurrezione da vivi. E questo non è mai accaduto nella storia dell'uomo. Il regno dei cieli è dentro di noi e noi siamo l'esempio di come il regno dei cieli lo manifestiamo quotidianamente. Perché abbiamo incarnato il Cristo. Il Cristo è risorto in ognuno di noi. E non aspetta altro che essere sentito, vissuto e manifestato in tutta la sua magnificenza. E quindi, ragazze mie, la lotta non è mai stata tra bene e male, ma tra conoscenza e ignoranza. E come diceva Socrate, la conoscenza ci rende liberi. E per citare anche il padre dell'antroposofia, Rudolf Steiner, la via del cuore passa per la testa. Ossia, è solo la conoscenza che alimenta la fede, che fa aprire il cuore. E quindi, ragazze mie e ragazzi, siamo giunti alla fine di questo viaggio negli inferi e a questo punto chiudiamo con una domanda. E quindi riuscimmo a rivedere le stelle? Ragazze e ragazzi miei, io vi ringrazio, vi abbraccio dal profondo dell'anima. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica.